Hello kids, here we are again. This is our third lesson about genitive Saxon. Open your books at page 84. Ciao bambini, eccoci di nuovo qui. Questa è la nostra terza lezione sul genitivo sassone. Aprite i vostri libri a pagina 84. We are going to revise the possessive case. Facciamo un piccolo riepilogo, un piccolo riassunto del genitivo sassone che come vedete possiamo trovare anche come possessive case. È la stessa identica cosa. Allora, come abbiamo già detto, il genitivo sassone si usa per indicare il possesso di un oggetto oppure le relazioni di parentela, di amicizia, di lavoro, eccetera, che intercorrono tra le persone. Abbiamo visto che la frase si costruisce in modo completamente contrario rispetto all'italiano, in cui noi diciamo la borsa della maestra, quindi mettiamo prima l'oggetto, poi di più la preposizione articolata della, poi per ultimo il nome del possessore. In inglese viene tradotto mettendo come primo elemento il nome del possessore, poi la S apostrofo, l'apostrofo S che è il nostro genitivo sassone e infine l'oggetto posseduto, l'oggetto, l'animale o la persona. Allora, quindi la borsa della maestra in inglese si traduce con the teacher's bag. Riguardo a questa cosa vi voglio dire un particolare, dobbiamo porre un attimino attenzione a questo articolo. Nel video precedente vi ho detto che di fronte ai nomi di persona non si mette l'articolo. Logicamente questo succede solo quando stiamo parlando di nomi propri, ok? Nel caso in cui il nome sia un nome generico o un nome che noi traduciamo come nome comune, l'articolo rimane. Infatti avete sentito, io ho detto the teacher's bag, ok? Poi abbiamo detto quando il possessore è un nome plurale che finisce già per S, il genitivo sassone si costruisce mettendo semplicemente l'apostrofo alla fine del nome del possessore. Nel caso in cui ci siano due possessori per una cosa sola, quindi due possessori che condividono la proprietà di un oggetto, di una persona o di un animale, la S del genitivo sassone si aggiunge solo all'ultimo nome. Vedete l'esempio? Lizzie and Ashley Stent. Il genitivo sassone è solo all'ultimo nome. Guardiamo sotto. Oppure Lizzie's and Ashley's tents. Entrambi i nomi hanno il genitivo sassone perché ognuno ha la propria tenda. Quindi in realtà in questo caso stiamo parlando di due possessori e di due tende distinte. Ok? Abbiamo inoltre detto che quando il possessore è un oggetto e la relazione è tra due oggetti, non si usa il genitivo sassone, ma la preposizione of, the legs of the chair. Tutte le frasi che abbiamo visto anche prima negli esempi possiamo tradurle seguendo questa costruzione, ma in inglese questa costruzione è prediletta solamente quando si tratta di due oggetti. Per tutti gli altri casi, gli inglesi preferiscono usare il genitivo sassone, ma non è sbagliato tradurre le frasi precedenti in questo modo usando la preposizione of. Ad esempio, Lizzie and Ashley's tent può benissimo essere the tent of Lizzie and Ashley. Ok? The teacher's bag può diventare tranquillamente the bag of the teacher, ma un inglese non te la userà mai questa forma. Ok? Allora, la volta scorsa abbiamo parlato degli aggettivi dimostrativi this, that, these, those. E adesso vediamo nello specifico perché. Allora,
Vi ricordate la parola whose? L'abbiamo studiata quando abbiamo fatto le WH question words. Whose significa di chi. Infatti, in inglese per chiedere di chi è una cosa, un animale, una persona o a chi appartiene, si usa la parola whose. E la domanda si costruisce in questo modo. Whose più oggetto più verb to be, che è il nostro verbo essere, più aggettivo dimostrativo, che abbiamo visto la settimana scorsa, e sono this, that, these, those, più quello che vi dimenticate sempre, il punto interrogativo. Allora, vediamo l'esempio. Whose bag is this? Di chi è questa borsa? Sappiamo che è singolare sia per il verbo che per l'aggettivo dimostrativo, manca la S, eccetera. Quindi abbiamo tante parti della frase che ci aiutano a capire che è singolare. This traduce l'italiano questo o questa, abbiamo detto, e si usa quando l'oggetto, l'animale o la persona di cui stiamo parlando si trovano vicino a chi parla. Nella risposta a questa domanda, in inglese si usa il genitivo sassone. It's Sally's. È di Sally, ok? It is, forma singolare del verbo essere, Sally's, genitivo sassone, da non confondere. Poi le vediamo queste cose, non vi preoccupate. Il secondo esempio, whose boots are those? Di chi sono quegli stivali? Those ci fa vedere che la frase è plurale, oltre al verbo, alla S, plurale, eccetera, e sappiamo che traduce l'italiano quei, quegli e quelle e si usa quando l'oggetto, l'animale o la persona di cui stiamo parlando sono lontani da chi parla. E la risposta di nuovo presenta il genitivo sassone. There, they are significa my fathers, sono di mio padre. Ok? Now, go to page 80, 75. Ok. Whose towel is this? It's Cody's towel. Whose slippers are these? They're Wongo's slippers. Quindi, logicamente, attenzione, bambini, perché se nella domanda si usa il singolare, anche nella risposta dobbiamo usare il singolare. Ok? Now, listen and say. Page 75, Activity 12. Listen and say. Whose towel is this? It's Cody's towel. Whose slippers are these? They're Wongo's slippers. Okay, so now let's look at the exercise number 13. Complete the dialogue, listen and check. Quindi dobbiamo completare il dialogo e ascoltare e controllare. So, io adesso vi metto la traccia audio, mi raccomando, provateci da soli. Vedete l'esempio? Whose torch is this? It's Max's torch. È la torcia di Max. Di chi è questa torcia? È la torcia di Max. Quindi provate a completare le frasi. Attenzione al nome dell'oggetto. Se è plurale, sapete che dovete mettere anche il verbo al plurale. Page 75, Activity 13. Complete the dialogue. Listen and check. 1. Whose torch is this? It's Max's torch. 2. Whose towel is this? It's Cody's towel.
3. Whose slippers are these? They're Lizzie's slippers. 4. Whose camera is this? It's Max's camera. 5. Whose pyjamas are these? They're Ashley's pyjamas. 6. Whose toothbrush is this? It's Lizzie's toothbrush. 7. Whose shower cap is this? It's Ashley's shower cap. 8. Whose bathrobe is this? It's Cody's bathrobe. Okay, you can listen to it again and check out your answers. Allora, benissimo, potete ascoltarlo di nuovo e controllare le vostre domande. Now, go to page 87. Ok, look and answer. Guarda e rispondi. We have 2 kids. Abbiamo 2 ragazzi, Logan and Scarlett. You have to read the questions and answer using the genitive Saxon. Whose toothbrush is it? It's Scarlett's. Allora, cosa dovete fare? Abbiamo Logan e Scarlett, dovete leggere le domande, guardare le figure e scrivere la risposta usando il genitivo sassone. Quindi per la prossima volta completate pagina 87, pagina 75 e pagina 84. Buon lavoro! Bye bye kids, see you soon!